Buonasera. Spesso, quando leggo commenti sui social relativi alle auto elettriche, vedo delle obiezioni comuni. Una di queste è: quanta energia servirà per alimentare tutte le auto elettriche? O in alternativa qualcuno va già avanti e dice: quante nuove centrali dovremmo costruire? Giustamente dice: ma quanta energia elettrica servirà? Facciamo due conti. Allora, prima di iniziare faccio una premessa. Lo scopo di questo video non è quello di andare a calcolare i consumi con esattezza fino all'ultimo decimale, ma semplicemente quello di fare una valutazione, un'approssimazione di quello che potrebbero essere i consumi confrontati con la produzione elettrica. Allora, intanto andiamo a vedere quante sono le auto attualmente circolanti e supponiamo di sostituirle tutte quante. Allora, dal sito ACI vediamo che sono poco meno di 40 milioni. In questo calcolo prendo in considerazione solo le automobili, trascurando quindi moto, bus e camion, sia perché non ho dei dati precisi sui loro consumi, sia perché alla fine il numero totale è abbastanza contenuto. Qual è la percorrenza media? Secondo questo studio siamo sui circa 10.000 km l'anno o giù di lì. Ora non resta che stimare il consumo medio. Quindi prendiamo questo studio, questa tabellina, tolti questi pochi dinosauri che hanno dei consumi stratosferici, vediamo che la maggioranza delle altre auto ha dei consumi intorno ai 150 watt per chilometro. Adesso non resta che mettere assieme tutto, prendiamo il nostro foglio Excel e facciamo un po' di conti. Ci mettiamo i 40 milioni di veicoli, 10.000 km annui, 150 watt per chilometro, moltiplichiamo il tutto e otteniamo un 6, non so quanti zeri di watt. Rendiamolo più presentabile e trasformiamolo in terawatt, quindi sono 60 terawatt. Sono tanti? Sono pochi? Andiamo a confrontarli con i consumi nazionali. Allora, prendiamo gli ultimi dati disponibili di Terna, che sono del 2019. Per noi questo è l'oggi, anche perché il 2020 avrà di sicuro dei valori anomali e poco rappresentativi per via della pandemia. Ad oggi quindi i consumi annui aumentano a poco più di 300 terawattora. Quindi i 60 che ci servono per le auto elettriche rappresentano appena il 20% in più del totale. Sì, non è che sia tanto superiore a quello che già possiamo produrre. Giusto? Ma qualcuno dirà: ma se già abbiamo bisogno di importare energia dall'estero, come mai potremmo produrre questa energia in più? Qui sfattiamo subito la prima leggenda urbana. Non è che importiamo energia dall'estero perché in Italia non ne riusciamo a produrre abbastanza, ma semplicemente perché in certe fasce orarie ci costa poco. Quindi ci costa meno comprarla dall'estero che non produrla. Fissiamo un attimo questi due valori. Energia netta prodotta 284 terawattora e consumi a 301,8 terawattora. Andiamo a vedere cosa è successo nel 2008. Allora vediamo che abbiamo prodotto ben 307 terawattora contro i 284 e ne abbiamo consumati 319 contro 301. Quindi 20 terawattora in più già li abbiamo prodotti nel passato. Volete che non riusciamo a produrne ancora qualcuno in più? Proviamo ad approfondire. Nel 2008 la potenza installata era di circa 102 gigawatt e con questa potenza abbiamo prodotto i 307 terawattora che abbiamo menzionato prima. Qui notiamo subito che la potenza dell'idroelettrico, del termoelettrico e del geotermico restano praticamente invariate nel corso degli anni, mentre la potenza installata per il solare, quindi fotovoltaico ed eolico, è quasi decuplicata in poco più di 10 anni, superando addirittura anche quella dell'idroelettrico. Infatti nel 2019 la potenza disponibile totale era di ben 119 gigawatt. Volete dirmi che con tutta questa potenza a disposizione non siamo in grado già ora di produrre quei 60 terawatt in più? Senza contare che se anche venissero bandite le auto a combustibile nel 2030 o nel 2035, poi ci vorranno altri 10-15 anni per completare la transizione.
per cui ci sarà tutto il tempo per adattare la produzione e distribuzione dell'energia. L'ultimo dettaglio che voglio mostrarvi è come viene prodotta questa energia che usiamo qui in Italia. Da qui abbiamo il rapporto del GSE che ci indica chiaramente che le fonti rinnovabili sono oltre il 41%, in forte aumento come abbiamo appena visto. Il carbone è meno del 9%, in calo, mentre l'altro zoccolo duro della produzione è tramite il metano, a circa il 43%. Prodotti petroliferi quali nafte e oli combustibili sono praticamente scomparsi. Citiamo solo il 3,5% di nucleare, che è quello di importazione. Per questa sera è tutto, ma ci rivediamo presto per vedere assieme perché l'auto elettrica è davvero sostenibile e quali sono i bilanci energetici e ambientali. E poi magari in seguito parleremo anche di auto idrogeno. Grazie a tutti per l'attenzione e buonasera.